Cosa accade alla nostra motocicletta, al suo comportamento quando cambiamo le pastiglie dei freni? Ovviamente quando cambiamo le pastiglie dei freni da vecchie a nuove c'è un miglioramento e tra l'altro rientriamo nei parametri di legge per quello che riguarda l'usura dei freni. Ma quando cambiamo tipo di pastiglia, cosa cambia nel comportamento e nella risposta della frenata della nostra moto? È quello che scopriremo in questo video. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. Per scoprire cosa cambia alterneremo, grazie al supporto di Newfren, sull'impianto frenante della mia personale Yamaha XSR 900 GP, 3 tipi di pastiglie diverse all'anteriore e 2 tipi di pastiglie diverse all'impianto posteriore. All'anteriore avremo una triplice scelta, sempre pastiglie sintetizzate, ma prima monteremo delle pastiglie dedicate al touring, poi successivamente delle pastiglie che vengono chiamate da Newfren TT Pro, quindi pastiglie dedicate all'uso sportivo stradale, e poi saliremo ulteriormente di livello, metteremo delle pastiglie sempre sintetizzate ma dedicate alla pista, pastiglie race carboceramiche. In questo caso andremo a provare la motocicletta in pista perché non sono pastiglie omologate per l'uso stradale. Al posteriore invece faremo una scelta che potrebbe sembrare un po' curiosa, quantomeno. Avremo delle pastiglie touring, ma all'inizio metteremo quelle sintetizzate per poi vedere invece cosa cambia mettendo sempre pastiglie touring ma in mescola organica. Vi sembra strano? Beh, secondo me può riservarci qualche sorpresa anche nell'utilizzo in piste. Ovviamente ogni tipologia di pastiglia ha una sua personalità di comportamento e quello che noi andremo a testare non sono tanto gli spazi d'arresto, che sono difficilmente misurabili se non si mantiene sempre identico il percorso di test e le condizioni di utilizzo, ma soprattutto qual è il feeling di guida, qual è il feeling di sicurezza, qual è il punto d'attacco, la resistenza alla fatica su dei contesti diversi, in città e anche ovviamente nelle strade ricche di curve, e soprattutto per le pastiglie dedicate all'utilizzo su strade. Le pastiglie in pista ovviamente invece saranno misurate, saranno investigate soprattutto dal punto di vista delle loro prestazioni, dal feeling che offrono alla leva e dalla resistenza alla fatica nelle frenate intense, magari anche da altissima velocità. Adesso però basta parlare, è il momento di incominciare a intervenire sull'impianto frenante, quindi andiamo. Da diversi anni Newfren ci ha abituato alle pastiglie che hanno un layer sulla superficie, un layer ulteriore di vernice abrasiva. Questo layer, questo strato serve principalmente a ovviare la pratica, forse anche un po' scorretta, che si faceva in passato, di passare un po' di carta vetrata sul disco per rimuovere i residui delle pastiglie precedenti e garantire un migliore accoppiamento. Con questo layer questa pratica, a mio modo di vedere, non perfettamente centrata, non perfettamente corretta, è assolutamente inutile. Basta montare le pastiglie, rodaggio molto rapido, accoppiamento tra pastiglie e disco ancora più rapido. Il nostro test inizia quindi montando prima le pastiglie touring all'anteriore sintetizzate e anche le touring sintetizzate al posteriore, anche queste con il layer di cui parlavamo prima. Dunque, per montare le pastiglie sintetizzate touring devo dire che l'attacco è immediato, nel senso che non sento il bisogno di un periodo di rodaggio. Già anche al posteriore frena bene, riesco anche a far entrare l'ABS se voglio, se esagero. Vi confermo assolutamente l'attacco deciso, però molto modulabile, che mi piace parecchio per delle pastiglie destinate comunque a un utilizzo disimpegnato. L'accoppiamento tra pastiglie e disco mi sembra immediato. A questo punto perché non regalarsi quindi una bella salita verso l'Etna per testare a fondo il rendimento delle pastiglie touring all'anteriore e al posteriore. Una delle qualità che si ricercano degli impianti frenanti anche quando si va un po' così a caccia di curve è quella della modulabilità, dell'opportunità anche di poter gestire la frenata all'interno della curva e anche il loro rapporto con i controlli elettronici, principalmente ovviamente con l'ABS e l'ABS cornering. L'impianto quindi non deve essere soltanto potente e modulabile, ma deve essere anche resistente alla fatica, poter tirare come in questo caso la staccata fin dentro la curva, reagire bene
all'intervento dei controlli elettronici, e soprattutto il freno posteriore deve essere quel timone sempre premuto che aiuta, come in questo caso, a chiudere le curve e a gestire la trazione in ausilio anche ai controlli elettronici. Allora, mi piace perché è molto modulabile, eppure trovo con un solo dito, guardate, soltanto con un dito trovo tanta potenza quanta me ne serve in un tracciato di questo genere. Trovo tanta modulabilità e la giusta potenza anche soltanto con un dito. Ovviamente se le portassi in pista sarebbe tutta un'altra storia. Vi giuro che sto veramente chiedendo gli straordinari al freno posteriore, un po' esagerando nel richiamarlo al centro curva. Molto brevemente un giudizio su queste pastiglie, sulle Touring che abbiamo appena smontato e utilizzato per saranno 50 km bene o male, ma molto intensi. Siamo molto brevi perché poi magari a fine video facciamo anche un raffronto con tutte le altre pastiglie, però devo dire che hanno un ottimo attacco, una buona potenza e una buona modulabilità, mi sono veramente piaciute e tra l'altro pronti via, non hanno bisogno di fatto di un periodo di assestamento significativo. Prima frenata, probabilmente via il layer che pulisce il disco, di fatto la motocicletta ha un impianto frenante 100%. Mi è sembrato che poi alla fine dei 50 km che sono stati abbastanza duri comunque per le pastiglie, frenasse ancora meglio, avesse ancora maggior tiro, maggiore modulabilità e maggiore costanza di rendimento. Buone. Queste sono le Touring appena smontate da Giuseppe, grazie Giuseppe, ci stai dando una mano. È stato totalmente rimosso il layer ovviamente di pulizie, chiamiamolo in questa maniera. Non mi sembrano neanche tanto sforzate, nonostante sia stato molto cattivo con queste pastiglie. E adesso è il momento di montare, tieni Giuseppe, grazie, le TT Pro. Andiamo! Nell'impianto posteriore invece lasciamo le pastiglie Touring sinterizzate che avevamo accoppiato alle Touring che abbiamo appena utilizzato. Per le organiche c'è ancora tempo. Allora, abbiamo appena installato le pastiglie TT Pro e facciamo un giretto qui in ambiente urbano giusto per rodarle leggermente. Anche le frenate improvvise con queste pastiglie appena installate sono molto facili, molto efficaci. Andiamo a scaldarle un po', a vedere come reagiscono quando sono messe un po' più sotto pressione, in un tracciato un po' più divertente, fatto di tante curve. Allora noto subito un po' di pepe in più sulla frenata, maggior attacco certamente, e ovviamente molto dipenderà anche dalla velocità con le quali si affrontano le frenate. Però c'è una grande modulabilità, questo sì, una grandissima modulabilità, anche se la pastiglia è TT Pro, è una pastiglia che da parte di Newfriend viene dichiarata adatta anche ad andare in pista per un amatore. Wow, no, mi stupisce tanto il fatto che ho un'ottima risposta all'impianto frenante fin da subito. Pastiglie nuove, hanno veramente una decina di chilometri, molto progressiva la frenata al posteriore con le pastiglie sintetizzate Touring, si gestisce molto bene come in questo caso la piega e la trazione. Allora, ci siamo fatti questa salitina sull'Etna e scendiamo subito cercando di affaticare al massimo l'impianto. Mano a mano che le pastiglie si rodano un po', danno un feeling maggiore. Noto più potenza, più attacco, l'attacco più deciso, mi piace. Freno anche dove non ci sarebbe bisogno di frenare in maniera così decisa, tanto per tenere sempre in temperatura, diciamo così, l'impianto, e anche infilandomi dentro le curve col freno pinzato il feeling con la leva è molto buono. Mantenendo la stessa pressione sulla leva, la potenza frenante è certamente più abbondante rispetto alle pastiglie Touring
E questo è un comportamento che a me piace parecchio, perché consente comunque grande modulabilità ma ancora più potenza, ed è in realtà quello che ci avevano promesso già i tecnici di Dufresne. Mentre invece noto che mano a mano che utilizzo il freno posteriore in maniera via via più allegra, ecco, qualche volta l'ABS si fa sentire, bussa sul piedino, bussa sul piede destro, tutto molto controllabile. Potrei guidare qui soltanto col freno posteriore, talmente comunque c'è potenza e modulabilità. Anche in questo caso, per un utilizzo tra virgolette normale nelle strade aperte al traffico, un impianto di questo genere con le pastiglie che stiamo utilizzando è molto difficile che vada in affaticamento, che chieda soccorso, che voglia riposare, che faccia salire le temperature oltre il consentito. Le differenze tra le TT Pro e le Touring ne parliamo ancora meglio alla fine di questo video. Sappiate però che trovo più potenza a metà leva con le TT Pro, ovviamente pastiglie più aggressive, ma per provarle veramente a fondo e poter fare anche delle interessanti comparative con le pastiglie dedicate alla pista, siamo arrivati qui a Pergusa. Giornata stupenda, la moto la vedete è lì pronta ad aggredire i 5 km e qualcosa del tracciato siciliano, quindi è il momento di cambiare, indossare la tuta e andare. Entriamo in pista quindi con le TT, con le pastiglie sportive stradali. Utilizziamo i freni forse più di quello che sarebbe necessario. Tiriamo fino a dentro la curva, abbiamo un po' esagerato. Wow! Potenza tanta, ma si può fare di meglio come riferimento. Allora, c'è una buona potenza sulla leva del freno anteriore e tanta potenza anche al posteriore che entra in gioco bene, si può tranquillamente utilizzare per gestire la frenata. Ma qui la curva è lentissima, tiro fino a dentro, anche se sacrifico la velocità di percorrenza, tiro fino a dentro la curva della frenata per affaticare un po' l'impianto. E poi via qui verso la top speed del circuito, prima in quinta, tutto gas aperto al massimo. Frenata lunga, cerchiamo di vedere se c'è fading, ma niente da fare ovviamente. Allora, giri con le TT Pro fatti, devo dire che mi sembra un'ottima pastiglia anche qui in pista, si incomincia a sentire il bisogno di modificare la tiratura soprattutto della forcella per avere maggior sostegno, però scelgo di lasciare tutto così com'è per tutto il test per avere una uniformità di giudizio riguardo tutte
tutti i materiali d'attrito. Adesso smontiamo le TT Pro e mettiamo le pastiglie riservate alla pista. Allora togliamo quindi le pastiglie TT Pro e mettiamo queste, le pastiglie Race. Queste pastiglie, come dicevo prima, non sono omologate per l'uso su strada e quindi le utilizzeremo soltanto in pista, ma a parte avere anche loro il layer abrasivo che abbiamo già imparato a conoscere, sono pastiglie leggermente più spesse, circa 1 millimetro più spesse rispetto alle pastiglie tradizionali, alle TT Pro per esempio, che abbiamo appena smontato da questa pinza. Perché sono più spesse? Perché il loro spessore contribuisce a trasmettere meno calore al liquido idraulico e quindi ovviamente ad evitare fenomeni di fading, perché ovviamente generando più attrito generano più calore. Ma adesso è il momento di mettere alla prova qui. Tiriamoci la frenata fino a dentro, tanto per scaldare l'impianto. Ragazzi, quarta frenata, già ho grip, altro che. Frenata lunga. Wow ragazzi, quanta potenza che inizia ad esserci, mamma mia quanta potenza. Forse è il momento di iniziare a dare qualcosa in più. Wow, devo veramente rivedere i riferimenti per la frenata. Va bene, rientriamo. E dopo aver appiccicato sulla mia tuta milioni di moscerini qui a Pergusa, proviamo a fare adesso una prova che forse potrebbe essere reputata un po' matta. Alle race anteriori, quindi una mescola carboceramica estremamente aggressiva che abbiamo appena provato, proviamo ad accoppiare delle pastiglie posteriori organiche. Questo perché potrebbe avere un senso, ma questo lo vedremo alla prova dei fatti, perché la pastiglia organica, generando meno grip, quindi anche meno calore, è una pastiglia più modulabile, ancora più modulabile rispetto a quelle che abbiamo adesso al posteriore, e magari chi utilizza molto intensamente in pista, ma anche su strada, il freno posteriore per bilanciare la traiettoria, per gestire trazione e quant'altro, potrebbe avere qualche beneficio in un attacco ancora più smussato e in una minore trasmissione di calore delle pastiglie organiche. Quindi proviamo a montarle. Dentro con la organica posteriore è una bella scelta, devo dire, è una bella scelta, non è affatto un ripiego, ma anzi ha un senso. Dentro col posteriore, teniamola giù col posteriore anche sacrificando l'uscita. Teniamola giù. Quella che poteva sembrare una pazzia o comunque una scelta un po' curiosa, quella di montare delle pastiglie race sinterizzate all'anteriore e delle organiche touring al posteriore, in realtà alla prova dei fatti qui in pista ha funzionato secondo me alla grande. E questo riflette un po' anche quello che mi raccontano alcuni piloti, che preferiscono un attacco molto smussato e poco potente del freno posteriore, mentre sappiamo benissimo che altri invece vogliono un attacco molto più presente. Comunque dipende sempre dall'uso che se ne fa. Per le mie considerazioni personali, ecco, secondo me la pastiglia organica al posteriore ha un gran perché anche qui in pista. Penso che in strada potrebbe tranquillamente essere una scelta anche con le pastiglie sinterizzate omologate. Parlando di tutte le pastiglie che ho provato, di come sono andate, innanzitutto partiamo dalle touring. Le touring hanno un comportamento assimilabile all'impianto di serie, al complessivo dell'impianto di serie. C'è comunque una buona potenza, molto più che sufficiente a qualsiasi genere di utilizzo disimpegnato su strada,
e non hanno assolutamente quindi snaturato il rendimento dell'impianto, e secondo me si candidano tranquillamente ad essere largamente utilizzate da chi della moto ne fa un utilizzo non troppo impegnativo, e per poi diventare comunque delle ottime compagne di strada quando anche si vuole cercare un po' più la prestazione, dato che sono abbastanza restie a essere messe in difficoltà quando si va in discesa per tanto tempo, insomma si affaticano poco, quindi mi sono piaciute anche su questo punto di vista. Alla stessa maniera, ma questo è un discorso che è trasversale a quasi tutto il test, il posteriore Touring ha una ottima potenza, posteriore ricordo sinterizzato, ha un'ottima potenza, mantiene secondo me le caratteristiche anche in questo caso dell'impianto di serie, insomma neanche in questo caso ci troviamo di fronte a un prodotto che snatura quello che è il bilanciamento ricercato anche in fase di progetto da chi ha progettato la Yamaha XSR 900 per quanto riguarda l'utilizzo dei freni. Passando alle TT Pro, devo dire che sono state quelle che mi hanno in qualche modo stupito molto positivamente, e in questo caso penso si possa vedere anche, se avviciniamo la telecamera, la colorazione, che è sintomo anche un po' del fatto che le pastiglie abbiano lavorato, intendo la colorazione del supporto, quindi hanno lavorato anche qua in pista a temperature abbastanza elevate, e però sia in strada che in pista hanno manifestato una ottima potenza e un'assoluta infaticabilità, anche facendo delle stupidaggini marchiane, tipo entrare in curva ancora col freno anteriore e uscire ancora col freno anteriore pinzato, giusto per vedere che effetto fa sulle pastiglie una tortura di questo genere. Un'altra cosa che mi è piaciuta delle TT Pro, quindi di queste pastiglie dedicate allo sport stradale, quindi pastiglie omologate dedicate a chi cerca una prestazione un po' più sportiva su strada, è il fatto che neanche in questo caso le caratteristiche generali dell'impianto frenante sono state modificate, sono state variate. La leva anteriore ha un attacco sempre smussato, così come è un po' tradizione anche dei giapponesi in generale, ma quindi un attacco non particolarmente racing, un attacco smussato, per poi avere però un incremento tutt'altro che disprezzabile della potenza da metà corsa in poi, dove si avverte di più il salto, lo step qualitativo e anche prestazionale delle pastiglie TT Pro, che secondo me si adattano molto bene anche alle posteriori Touring sinterizzate. Passiamo alla pista, passiamo al come si sono comportate le pastiglie Race. Le pastiglie Race sono pastiglie, l'ho detto probabilmente 100 volte all'interno di questo video, che non sono omologate. Ne ho parlato anche con Newfren e mi hanno spiegato che il fatto che una pastiglia non sia omologata non è perché è pericolosa per strada, ma perché si sceglie magari di non omologarla per alcune scelte progettuali o anche insomma aziendali, e poi perché comunque le pastiglie, per essere omologate, devono non soltanto non frenare meno dell'impianto della pastiglia di serie, ma non deve anche superare un certo limite di grip, di potenza rispetto all'impianto di serie, quindi non deve frenare, tra virgolette, troppo di più oltre un certo limite per poter essere omologata per quel modello. Ve lo dico questo con un po' di rimpianto, perché probabilmente la pastiglia Race è quella che mi è piaciuta di più in termini di pure prestazioni e di infaticabilità qui in circuito. Anche in questo caso la pastiglia Race è stata maltrattata in maniera indecente, con delle stupidaggini assurde. Da me forse qualcuno di queste le avete viste nell'onboard. E qui però ci troviamo di fronte ad un impianto che effettivamente manifesta uno step di performance superiore rispetto agli altri due che abbiamo visto fino ad oggi, perché l'attacco cambia un po'. Dopo le prime frenate iniziali, ovviamente un po' più blande, giusto il tempo di poter far assestare l'impianto, la leva del freno anteriore incomincia a sentire anche le trazioni più piccole, avere un attacco meno smussato rispetto all'impianto di serie e alle pastiglie che abbiamo provato precedentemente, quindi le Touring e le TT Pro, per poi avere una potenza complessiva indubbiamente maggiore rispetto alle TT Pro e anche alle Touring. Anche in questo caso la infaticabilità dell'impianto è stata messa a dura prova, ma ha resistito tranquillamente. Bisogna però dire che Pergusa non è un impianto estremamente probante per i freni, quindi magari su un altro genere di moto, magari più pesante, con delle prestazioni ancora più elevate, su un tracciato
che magari ha tante frenate una dopo l'altra, i freni stanno sempre sotto pressione, può darsi anche che vi sia un comportamento leggermente diverso. Questo è tutto quello che avevo da dirvi su questa verticale che abbiamo fatto delle pastiglie New Friend. Se ho dimenticato qualcosa vi prego di perdonarmi, ma sono umano anche io. Però qui sotto un commento, una suggestione, qualsiasi cosa, continuiamo a parlare di impianti frenanti, di performance, di New Friend, di pastiglie, e noi ci vediamo al prossimo video di Moto.it.